Una meditazione che mi sta trasformando ogni singola volta che lo faccio, ogni sera, perché lo faccio praticamente ogni sera. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Delia, benvenuti sul mio canale. In questo canale parlo e documento il mio percorso sia di crescita interiore ma anche di cura esteriore. Siccome la mia carriera è iniziata prima come Mr. World Italia, ho lavorato nella moda per tanto tempo full time, per poi passare a creare contenuti e documentare il mio percorso che da crescita personale è diventata crescita interiore. Quindi comunque sto cercando di bilanciare la cura esteriore, quindi a volte parlo anche di capelli, beauty o comunque argomenti esteriori, per poi a volte anche parlare di argomenti come questo che veramente mi stanno aiutando tantissimo. Quindi documento tutto il mio percorso e tutto quello che posso per arrivare alla versione migliore di sé, perché siccome viviamo in società comunque anche curarsi dal punto di vista esteriore può portare un successo dal punto di vista esterno, quindi dal punto di vista interiore creare una situazione interiore nel migliore dei modi, ma anche dal punto di vista esteriore, quindi ci vogliono entrambe le cose. Purtroppo non si può vivere solo di spiritualità e non si può vivere a pieno solo di cose esteriori, quindi ci vuole un equilibrio tra le due cose. Se volete supportarmi vi lascio il link in descrizione di Instagram, se volete seguirmi lì e rispondo anche a qualsiasi domanda. In ogni caso potete anche iscrivervi al canale o lasciare un commento, ma in questo video vi voglio parlare in particolare di un tipo di meditazione che faccio ogni giorno. Ho iniziato il mio percorso interiore in realtà l'ho iniziato da sempre, perché è da quando sono piccolo che per una fatalità dietro l'altra io sono nato in un paesino in cui non ci sono compagnie o persone vicine, è un paese turistico molto piccolo in mezzo tra due regioni, quindi non ho la personalità né di una regione né dell'altra, non ho una compagnia di amici perché sono tutti turisti. Nella vita ho fatto il liceo linguistico, quindi ero l'unico maschio e quindi fatalità non ho fatto amicizie praticamente al liceo e non mi è rimasto niente. E poi ho avuto quel periodo di cui vi ho raccontato più volte nella vita in cui mi sono ritrovato senza niente, ho finito la scuola, ho finito tutto, facevo anche nuoto agonistico, ho fatto la mia vita a fare 13 anni di nuoto, quindi ho saltato tutta la parte di feste, cose da teenager e sono stato tutto il tempo ad allenarmi, quindi anche tutta la mia parte fisica l'ho fatta. E da lì anche già facevo un po' di hatha yoga, quindi allenavo il mio fisico e facevo comunque hatha yoga quando facevo nuoto. Per tantissimo tempo pensare, stare dentro di te, tantissima introspezione. E diciamo che il nuoto mi ha anche dato questa cosa di non essere legato troppo a tutto, è uno sport individuale, quindi tutta questa serie di coincidenze ha fatto in modo tale che comunque un focus interiore l'ho sempre un po' avuto. Diciamo che questa cosa si è manifestata prima come cura esteriore, poi come crescita personale, quindi voglia di arrivare a successo esteriore. Quando mi sono accorto invece poi che non mi portava a niente, che non stava succedendo quello che volevo, invece che cercare risposte all'esterno, ho iniziato a girare l'attenzione all'interno e a cercare risposte all'interno, e da lì è veramente cambiato tutto. La mia personalità cambiava mese per mese, ho fatto un percorso in cui veramente mi sembrava di passare 1000 fasi che avrei dovuto passare in anni in pochissimo tempo, ed è stato tutto un po' un su e giù e tuttora è in corso, però allo stesso tempo sono sempre più consapevole e sto migliorando molto. E tutto era partito dai primi libri, ovviamente, perché la mia crescita personale partiva da libri. Sono partito da libri di Eckhart Tolle, poi l'alchimista Paolo Coelho, poi sono andato sul metodo Wim Hof, ho fatto un anno a fare il metodo Wim Hof e tuttora lo faccio, ma ho fatto un anno proprio in cui lo facevo fatto per bene, docce fredde, respirazioni. Poi ho iniziato a leggere il Bhagavad Gita, mi sono informato sulla spiritualità, quella classica, proprio che parte dall'India, poi su tutti i tipi di spiritualità che ci sono nel mondo, ho studiato un po' la Bibbia, ho studiato un po' le varie religioni e poi mi sono ritrovato nella spiritualità classica, ovvero chiamata yoga. Ho conosciuto poi Sadhguru e Sadhguru mi ha iniziato in un percorso interiore di vera e propria meditazione fatta in un certo modo, quindi il Kriya Yoga, ovvero andando a lavorare sulle energie interiori invece che lavorare sul resto. E diciamo che da quando ho iniziato a fare Kriya Yoga, quindi a lavorare in un percorso interiore che mi porta pian piano ad un livello di consapevolezza più alta, mi sto accorgendo che le cose stanno cambiando tanto. Ho fatto un bel periodo in cui ho fatto l'iniziazione con Sadhguru, ho fatto inner engineering, ho fatto il suo corso, ho fatto tante cose ed è andata molto bene. Poi, come vi ho detto nel mio video precedente, è arrivato un punto in cui ero arrivato quasi a un plateau in cui facevo hatha yoga, però un giorno saltavo, un giorno facevo shambhavi, e quindi questo kriya yoga, e andavo un po' così. Ho ripreso da poco a fare invece tutto perfettamente regolarmente, quindi andavo a fasi, poi su giù, su giù, su giù, adesso invece sono tutto così.
e sta andando veramente così da Dio. Cioè vedo proprio l'interesse composto dei benefici che arrivano pian piano, e non solo ho iniziato a fare Kriya Yoga tutti i giorni, ma ho iniziato anche a fare Hatha Yoga tutti i giorni, ho iniziato a inserire più cose e passo veramente le giornate come introspezione, passo tantissimo tempo nella mia stanza a studiare, a leggere, a imparare, a fare yoga, a stare veramente in silenzio, ad ascoltarmi, a fare introspezione, journaling. Ho fatto anche un video adesso sul journaling che è uscito settimana scorsa, se volete dargli un'occhiata. Ma una delle cose che mi sta cambiando tantissimo, ed è quella per cui sto sentendo veramente più effetti in assoluto, è una meditazione che faccio la sera. È la meditazione, perché in realtà meditazione non è qualcosa che si fa, è uno stato in cui si entra, uno stato meditativo. Per entrare in uno stato meditativo ci sono determinate cose che si possono fare, ci sono tanti tipi di meditazione che si possono fare. La cosa classica è quella semplicemente di rimanere presenti, quindi di staccarsi leggermente dalle proprie accumulazioni di corpo e mente, perché diciamo che lo yoga o tutto il percorso spirituale si basa sul diventare e tornare a essere più esistenziali, quindi qui, ora, in questo momento, invece che psicologici, quindi che invece che essere nella creazione fatta nella tua testa, mille pensieri, futuro, passato, eccetera, no, essere qui nella realtà, qui e ora, in questo momento inevitabile. E più sei presente in questo momento inevitabile, più accetti il presente così com'è, perché ti accorgi che non c'è altro se non questa unica verità. Più l'accetti e più diventi in pace, più diventi equanime, quindi la tua testa inizia a non vedere più le cose come mi piace o non mi piace, ma si tolgono tutti i limiti e quindi diventi equanime. Più sei equanime e più karma viene dissolto, quindi è come se diventassi sempre più libero, perché ovviamente se sei libero di fare tutto quello che vuoi consapevolmente, quindi di creare la tua esperienza da dentro consapevolmente sempre di più, la crei dentro di te nel modo migliore possibile, non solo arrivi al tuo massimo potenziale, perché anche la scienza ti dice che al giorno d'oggi se vuoi essere nel tuo massimo potenziale devi essere in uno stato interiore e sereno, quindi non solo ti porta a creare uno stato interiore di pace, amore, gioia e libertà, ma crei anche esteriormente, e come un fiore con un profumo, attorno a te una situazione di pace, amore, gioia e libertà. Quindi la meditazione serve veramente come fase iniziale del domino per darti consapevolezza e farti tornare qui nel presente, che poi fa scattare il sentirsi responsabili, quindi rispondere a tutto in modo consapevole alla vita, che ti fa essere presente, accettare il momento inevitabile, capendo che il momento è inevitabile, diventi equanime. Diventando equanime togli tutti i limiti di personalità, cosa mi piace, cosa non mi piace, e quindi piano piano ti liberi di quello che viene definito karma o memoria o comunque i tuoi limiti, e quindi ti apri a tutto, all'intelligenza suprema o divina, o chiamiamola come vi pare, e questa cosa viene chiamata yoga. Yoga semplicemente vuol dire unione con il tutto, invece che essere una tua piccola personalità, una tua piccola intelligenza delle cose che hai imparato, il tuo intelletto, no. Usi l'intelligenza che già c'è, è qui ora, della vita stessa che ti ha creato, che è dentro di te ed è anche al di fuori di te, è ovunque, e lasci spazio a quella per agire tramite te. Chiamala come ti pare, ma questo è un po' il senso. E quindi la meditazione base, diciamo, serve veramente. Ci sono tante cose che si possono fare, ma la base è proprio quella di farti tornare qui invece che essere nella creazione della tua testa. Invece di continuare a creare cose, smettere di creare, essere consapevole di quello che stai creando, che ti può anche aiutare a manifestare poi nella realtà, invece che creare un pensiero e poi continuare a sballottolarlo tra mille altri pensieri creati compulsivamente, e stare qui invece che nella tua testa. E qualcosa di utile che si fa è sempre sfruttare il respiro. Il respiro è la base della nostra vita, quindi stare attento al modo in cui respiri, essere consapevoli del respiro è una cosa molto utile che si è sempre fatta da quando esiste l'essere umano per essere presenti, ma spesso è molto difficile farlo, soprattutto quando si hanno tanti pensieri o alla sera, e quindi quello che si fa è associarla a un mantra o comunque a qualcosa che ti può aiutare.
Quello che io faccio la sera si chiama Isha Kriya. È una meditazione guidata, semplicissima, non è affiliata assolutamente, la trovate su YouTube, però per me è potentissima e ho fatto anche 90 giorni, un intero mandala tempo fa, un percorso di Isha Kriya prima di essere iniziato nel Shambhavi Mahamudra Kriya, che è più complesso e lo faccio tutti i giorni alla mattina, ma alla sera Isha Kriya è il momento giusto per farlo perché ti lava proprio via tutti i pensieri, tutte le cose e prima di dormire, quando lo fai, ovviamente, se fai qualcosa prima di dormire, poi per tutta la notte è come se per inerzia i benefici continuassero. Se hai dei pensieri positivi, poi per tutta la notte questa cosa continua. Se hai dei pensieri negativi, poi per tutta la notte questa cosa per inerzia continua. E così via. Quindi aumentano i benefici oppure i contro se pensi a qualcosa di negativo. Se invece fai qualcosa come Isha Kriya, come ultima cosa prima di dormire, i benefici veramente esplodono per tutta la notte sempre di più. Ed è una pratica talmente semplice che si basa sul respiro, quindi essere consapevoli del respiro, e mentre lo si fa per aiutarti, si pronuncia questo mantra di io non sono il corpo, io non sono la mente, ma non è per convincerti che non sei il corpo, sei la mente, o non sei la mente. Semplicemente è un modo più semplice per farti essere attento al respiro mentre lo fai. Poi c'è una piccola parte in cui si utilizza il suono, si fa un suono che parte da Manipuraka, quindi dal centro del corpo, e da lì, da questa parte qua, da dove parte, dicendo il suono A, comunque fatela ovviamente prima seguendo le istruzioni. Tutti i 112 nadis vengono chiamati, quindi percorsi che portano tutto il corpo da un punto di vista anche energetico. Sono tutti interconnessi e si connettono qua sotto l'ombelico. Quel momento in cui dici una vibrazione parte da lì, è come se questo messaggio, questa consapevolezza che hai fatto per i 7 minuti precedenti in cui stai attento al respiro, andasse in ogni singola cellula del corpo, quindi è per rafforzare questa cosa. E poi altri 5-6 minuti, quindi una pratica di 10-15 minuti, in cui semplicemente stai attento al respiro e cerchi di non pensare niente, ma sei consapevole semplicemente anche dei pensieri che arrivano e non ci fai caso, non fai caso al tuo corpo, non fai caso alla mente. C'è anche una musica di sottofondo nella meditazione guidata che aiuta, ma non è necessario utilizzarla la meditazione guidata, potete fare come volete. E dopo basta, andate a letto e fidatevi, il risultato è pazzesco. Sto facendo yoga tutti i giorni, vari tipi, ma quello che sento che mi sta veramente cambiando tanto, e anche quando l'avevo fatto, nonostante sia la meditazione standard, i 90 giorni di Isha Kriya mi hanno veramente fatto esplodere, poi Shambhavi ovviamente è un'altra cosa, ma quello veramente è la cosa che mi ha dato il via a vedere di prima persona tutti gli effetti della spiritualità, di quello che non è solo forma. E veramente è qualcosa di incredibile, te la vivi in modo migliore, proprio in pace, amore, gioia e libertà, che alla fine è essenzialmente quello che tutti vogliono. Quello uno può volerlo in modi diversi, ma alla fine quello che una persona veramente vuole è che dentro di sé, attorno a sé, ci sia la situazione più piacevole possibile, di pace, amore, gioia e libertà. E quello veramente ti aiuta a staccarti dalle uniche due compulsioni che ti danno sofferenza, che è corpo e mente, che sono molto utili come strumenti, ma se li vengono utilizzati consciamente possono essere miracolosi, ma se ti utilizzano in modo compulsivo ti possono anche fare del male. È veramente pazzesco. Scusatemi questa carrellata di informazioni, però sono molto contento e veramente la sensazione che ti dà dopo un po' non è qualcosa che fai, è come andare in palestra, non è qualcosa che fai e ti esplode subito. Ci sono altre pratiche che possono essere così, ma sono un'altra cosa. Questo è proprio come il Kriya, è proprio un fiore che sboccia pian piano, e ogni volta che fai allenamento, ogni volta che lo fai, ogni volta che lo metti, è come dare dell'acqua a un fiore che pian piano sboccia. E un giorno, quando sei in giro, che cammini per strada, io mi ricordo benissimo quando avevo fatto il mandala, un giorno facevo una camminata, era il sole, e mi sono guardato in cielo e veramente ho sentito talmente tanta vita in un colpo solo, talmente tanta presenza e pace da tutto il nonsense che ho nella testa, come se tutti i problemi della testa fossero staccati, fossero qui, e tu sei qui, sei dall'altra parte, e non è distacco, ma è vedere le cose come stanno e non dentro la tua testa. Quello è il problema, quando sei nella tua testa e vivi lì dentro, ma quando sei nella vita vera e i tuoi pensieri sono utili, ma tutto quel nonsense non serve sempre, quindi lo vedi un attimo distaccato e quindi puoi crearli come vuoi i tuoi pensieri, la tua esperienza dentro la puoi creare piacevole quanto vuoi, e tutti questi problemi, ansia eccetera non ti danno più peso. O la mattina quando ti alzi dopo Isha Kriya, ti alzi e vedi subito wow, tutta l'ansia, il bam, appena ti alzi tutti i 1000 pensieri che ti arrivano, che ti danno ansia, problemi, depressione eccetera,
li vedi arrivare e non ti danno peso, o comunque non gli dai più il peso che hanno prima, ma gli dai il vero peso che hanno, che è semplicemente un vermetto dentro la tua testa in questo mondo, universo gigantesco esistenziale in cui se ti sei alzato vuol dire che è una bella giornata perché sei comunque sopra la terra e non sottoterra, e quindi ti fa veramente tornare coi piedi per terra sulla vita vera, quindi è incredibile. Vi consiglio tantissimo di provarlo. Se non in Shakriya, provate una qualsiasi altro tipo di meditazione, qualcosa che vi può aiutare. In ogni caso, spero che il video sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualsiasi domanda scrivetemela qui nei commenti o scrivetemela su Instagram. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!